Fabrizio, per favore, vai in banca e deposita questi soldi su uno dei miei conti di risparmio. Naturalmente, capo. Vado subito. Quanti soldi ci sono in quelle borse? Non molto, solo $200.000. Non ho avuto una buona settimana, ma comunque. Signore, allora me ne vado proprio adesso. Hai bisogno di altro? No, penso che sia tutto. Se ho bisogno di qualcosa, ti chiamo e basta. Adesso vai. Mi scusi, signore. Mi dispiace di essermi presentato così, ma ti stavo guardando pochi minuti fa. Mi dispiace. Ci conosciamo? Penso di non aver avuto il piacere. No, non ci siamo mai incontrati prima, ma vorrei farti alcune domande, se mi è permesso farlo. E perché dovrei lasciare che tu mi faccia delle domande? Voglio dire, è la prima volta che ti vedo in giro. Scusa, mi chiamo Patrizio. Ho iniziato a lavorare come giardiniere presso l'azienda CYF. Mi hanno mandato. Quindi tu sei Patrick, il giardiniere che l'azienda ha mandato a lavorare nel mio giardino. Bene. Sì, è un piacere conoscerla, signore. Non voglio essere audace, ma come hai ottenuto tutti quei soldi? Come ho ottenuto tutti quei soldi? Non puoi chiedere alle persone come ottengono i loro soldi. Lo so, mi dispiace. Volevo solo saperlo perché sembri una persona di grande successo. E lavoro come giardiniere da 10 anni. Volevo sapere, qual è il tuo segreto? Voglio solo che tu mi dia qualche consiglio. Detto da una persona come te sarebbe fantastico. Bene. Hai ragione. Sono riuscito a guadagnare un sacco di soldi e forse posso darti qualche consiglio. Sarebbe un piacere ascoltarla, signore. Non ho molti soldi, come puoi vedere. Sì, per iniziare, non ho rapinato una banca. Giusto per chiarire. Non avrei mai pensato che avessi rubato una banca. Penso che tu sia una persona onesta. Bene, ti racconterò la mia storia, così potrai capire come guadagno tutti quei soldi. Sono cresciuto in una piccola città lontano da qui. Lì vivevo con i miei genitori, i miei 7 fratelli e mia sorella. Sono andato alla scuola locale, scuola primaria e superiore. Non era la scuola migliore, ma per noi ha funzionato. Eravamo una famiglia povera. Voglio dire, una famiglia davvero povera. A volte non cenavamo, perché non avevamo abbastanza soldi per quello. Mio padre diceva: Se è fame, dormi. Disse che quando avevamo fame o sentivamo dolore era meglio dormire. In questo modo. Non abbiamo sentito nulla perché stavamo dormendo. Comunque non ho mai festeggiato il mio compleanno. Almeno non da bambino o da adolescente. Non ho mai avuto una festa di compleanno o una torta da mangiare e condividere con gli amici. I miei genitori non avevano abbastanza soldi per pagare questo genere di cose. Erano cose di lusso. I miei genitori mi dicevano sempre che se avessi studiato duro avrei guadagnato molti soldi in futuro. Quindi ho deciso di studiare duramente per ottenere soldi, così da poter aiutare la mia famiglia a migliorare il proprio stile di vita. Ho preso buoni voti a scuola,
vincendo il primo posto. Ero lo studente migliore della mia classe. Mi sono laureato con lode essendo il miglior studente del liceo. Ero così felice in quel momento. Perché mi avevano promesso che se avessi avuto buoni voti sarebbe stato facile essere accettato al college. E ovviamente ci ho creduto. Allora sono andato al college, ho fatto il test di ammissione E poi hai studiato la tua carriera, sei diventato un professionista e hai guadagnato un sacco di soldi, giusto? Lo capisco perfettamente. Ero nella tua stessa situazione. Anche i miei genitori erano poveri. Mi hanno anche detto di studiare molto, ma non l'ho fatto. Preferivo passare il tempo con i miei amici. Perdo il mio tempo uscendo con i miei amici. Quando ero adolescente, andavo alle feste, giocavo a carte. Andavo in spiaggia quasi tutti i giorni. Ebbene, ho fatto tutto nel modo sbagliato. Questo è vero. Ad ogni modo, non ho mai studiato alcuna carriera all'università. Quindi potrei semplicemente trovare lavoro come. Ecco perché ora sto cercando di risparmiare denaro. Studiare una carriera, così posso guadagnare più. Ho anni cercando di risparmiare denaro. È davvero difficile con lo stipendio minimo, ma ci provo. E ora che ti ho sentito dire che questa è la chiave per essere una persona di successo, sono sicuro che lo farò. Grazie mille, Signore. Mi hai ispirato a continuare a lavorare sodo. È stato molto utile. Aspetta, non mi hai lasciato finire la storia. È vero che sono andato al college e ho studiato carriera lì. E quando ho finito la mia carriera, ho trovato un lavoro. Non hanno pagato molti soldi, ma erano sufficienti. Ho lavorato in quell'azienda per più di 10 anni. Mandavo dei soldi mensilmente ai miei genitori. Ma non era abbastanza. Erano ancora poveri. Erano più vecchi e non potevano più lavorare. Quindi ho capito che tutto quello che stavo facendo era inutile. Non li stavo aiutando come avevo promesso di fare. Quello è stato il momento chiave. Ho lasciato il lavoro, poi ho preso alcuni risparmi che avevo e ho iniziato qualcosa. Ho deciso di avviare un'attività in proprio, ma ho fallito solo un anno dopo aver preso quella decisione. Ho pensato di smettere. Mi creda, l'ho fatto davvero. Ero così disperato e anche depresso. Stavo per chiamare il mio ex capo, per chiedergli di nuovo il mio posto lavorativo. Stavo per farlo. Ma mi sono appena ricordato dei volti dei miei genitori. Non potevano più vivere così. Quindi ho deciso di non farlo. Avevo un'altra idea imprenditoriale, ma non avevo i soldi. Quindi sono andato in banca per chiedere un prestito. Non ho speso tutti i soldi, nel caso in cui avessi fallito. E ancora una volta ho fallito. La mia nuova attività non ha funzionato, ma fortunatamente mi erano rimasti dei soldi. Quindi ho provato e riprovato. Ho fallito molte volte, ma alla fine è arrivato il momento. Una delle mie idee è stata un successo. Non è stato affatto facile, ma alla fine ce l'ho fatta. Potrei farlo funzionare. Quindi sei venuto qui chiedendoti il segreto per essere ricco e avere tanti soldi. Ti dirò di cosa si tratta. Puoi avere la fortuna di vincere alla lotteria e diventare milionario in pochi minuti. Ma probabilmente ciò non accadrà. Se vuoi davvero che ciò accada,
devi lavorare duro per riuscirci. Vuoi sapere qual è la chiave? Te lo dirò e lo ricorderò sempre. Non mollare mai. Non importa quanto sia difficile la situazione, non importa quanto sembri dura, riprova, prova e riprova. Perché un giorno, solo un giorno, uno di quei tentativi sarà quello che ti cambierà la vita. E ascolta, non te lo dico, non studiare. Vai, studia se è quello che vuoi, ma se vedi che non stai ottenendo i risultati che desideri, cambia la tua strategia, la tua tattica. Ricorda questo: puoi sempre fare meglio. Puoi sempre fare qualcosa di meglio. Quindi, questo è il mio consiglio per te. Mi dispiace se ti deludo, ma è così che ho potuto ottenere questo. Wow, mi hai davvero colpito. Non mi aspettavo quella risposta. È stato fantastico. Adesso lo vedo più chiaro. Grazie mille per il tuo consiglio. Grazie mille. Non preoccuparti. Come ti ho detto, devi lavorare sodo, quindi è meglio che continui a lavorare sul mio giardino. Sì, vado adesso. Il tuo giardino sarà il più bello.